Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere la presina con i segni zodiacali. Quindi questa sarà la prima di tutti i 12 i segni zodiacali. Ho iniziato giustamente dall'Ariete, ok? Quindi ho iniziato proprio dall'inizio. È stata la signora Antonella che me l'ha proposto, mi ha fatto venire, appunto, mi ha messo l'idea in testa e io l'ho fatto. Quindi grazie. E appunto adesso poi piano piano arriveranno tutti i segni zodiacali. Quindi appunto ho iniziato dall'Ariete e poi andrò avanti con Toro, eccetera. Quindi ho fatto, come al solito, le ho fatte spaiate di diverso colore. Voi volete farle tutte di un tipo, tutto dell'altro, siete liberi di farle. E io il retro le ho fatte anche così, tutto liscio, senza la figura. Voi appunto se lo volete fare anche dalla parte retro, liberissime di farlo, ok? Io l'ho voluto fare solo così nella parte davanti. Sono molto, diciamo, semplici, però un po' impegnative perché qua abbiamo giustamente da fare il cambio colore, ok? Quindi sono fatta tutta a maglia bassa, tutta in cotone, come sempre. Le uniche parti appunto dove un pochino ci si va a perdere un po' di tempo, ma anche più che altro a fare un po' più attenzione, sarà il cambio dei colori, quando dobbiamo andare a fare il cambio colore. Però comunque a video vi spiego tutto, sarà una nuova tecnica del cambio colore, ok? Quindi ve la farò appunto vedere poi adesso con il tutorial, ma molto semplice, non vi preoccupate, non è niente di difficile. Comunque, se non vi trovate bene con questa tecnica che andrò a fare, siete liberissime di usare la tecnica che sapete fare voi, con cui vi trovate bene. Io penso solo che con questa tecnica che ho fatto mi resta più lineare un po' tutto il lavoro. Quindi vi lascio anche l'elenco del materiale e poi al tutorial. Però vi ricordo prima che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto vi piace lasciate anche un pollice in su. Il materiale di cui quindi avremo bisogno saranno sicuramente due colori, ok? Sempre cotone. Io lo andrò a fare con questo verde mela e arancione. Poi facciamo tutto con l'uncinetto da 2,5. Ci serviranno quindi le nostre forbici e ago. Possiamo iniziare. Tutte le presine che andremo a fare adesso, ok, dei segni zodiacali, inizieranno tutte allo stesso modo, perché comunque la misura, ok, della presina è la stessa per tutti. Quindi per tutte quante, io comunque poi a ogni video ve lo ricorderò, ok? Però per tutte quante le presine, allora iniziamo con 31 catenelle. 1, 2. Fatte le 31 catenelle, andiamo dalla seconda catenella dall'uncinetto a fare le maglie basse di ritorno. Quindi la 31esima catenella che abbiamo fatto ci serviva solo giusto per alzare il lavoro e iniziare a fare le maglie basse. Ok, quindi facciamo 30 maglie basse. Ho finito le mie 30 maglie basse. Adesso faccio una catenella, giro il lavoro e di nuovo vado a fare il giro di maglia bassa. Adesso dobbiamo andare a fare altri 4 giri di maglie basse, quindi i giri in totale di maglie basse devono essere 5, sempre di 30 maglie basse. Quindi facciamo questi 5 giri, quindi il primo l'abbiamo già fatto, adesso stiamo facendo il secondo, quindi ne faremo poi ancora altri 3 e poi dal appunto sesto in poi iniziamo con la lavorazione. E questi 5 giri praticamente iniziali e poi anche finali, quindi alla fine della presina di quando abbiamo finito di fare il segno, ok? Questi 5 giri si fanno sempre per tutte le presine che andremo a fare. Ci saranno 5 giri iniziali e 5 giri finali, sempre del colore appunto della presina, dello sfondo che avete scelto per la presina.
Ok, quindi è una cosa che appunto mi sono proprio impostata come disegno da farlo proprio al centro. Quindi ci saranno 5 giri di sotto, 5 giri di sopra e anche ai laterali ci saranno 5 maglie, ok? E 5 maglie. Quindi sarà proprio un quadrato. Noi andremo a lavorare su un quadrato di 20 maglie basse per 20 maglie basse. Ok, mi sono presa questo quadrato per fare lì il segno zodiacale e tutto intorno almeno avere tutto bello il contorno fatto bene, che se no poi diventava una più grande, una più piccola, non mi piaceva. Quindi l'ho volute fare tutte uguali e appunto e tutte quindi vi ritroverete con 5 giri iniziali, 5 giri finali, le 5 maglie dall'ultima maglia ad esempio del disegno, del segno, ok? Fino al coso sono 5, fino al bordo sono 5 maglie basse e idem dall'altra parte. Ok, era giusto una spiegazione che volevo fare, che comunque ve la rifarò anche nei prossimi video, per chi appunto magari non vede solo questo video, ma poi andrà a vedere il video solo del toro, dell'acquario, qualsiasi altro tipo di segno, e quindi ve lo rispiego, però appunto è una cosa che appunto faremo per tutte le presine. Ok, quindi adesso facciamo questi 5 giri di maglia bassa e poi iniziamo con il segno. Ho finito i miei 5 giri, ok, di maglia bassa. Adesso faccio la catenella, giro il lavoro. Quindi per il sesto giro adesso iniziamo ad andare praticamente a fare appunto il disegno, iniziamo il disegno. Quindi il sesto giro iniziamo a fare 13 maglie basse, quindi 1 e 13. Adesso per cambiare il colore, di solito il colore ve lo faccio cambiare facendo l'ultima maglia della lavorazione, non chiuderla con lo stesso colore, ma mettere il colore, il secondo colore. Invece a questo giro e comunque pure appunto per tutte le altre presine che andremo a fare, il cambio colore ve lo faccio fare diversamente. Allora, qui abbiamo fatto la maglia, ok, vedete? L'ultima maglia, la 13ª. Allarghiamo un po' il cappietto, ok, della maglia e andiamo a mettere l'uncinetto prendendo la maglia, questa, e dove si è formata la V quella più esterna a sinistra. Ok? Ve lo faccio rivedere. Allora, questa sarebbe, vedete, la maglia. Quindi andiamo a prendere la costina, questa qua più davanti, questa qua in orizzontale. Quindi passiamo l'uncinetto qua. E dove si è formata la V, qua sotto, andiamo a prendere la parte della V, praticamente quella più a sinistra. Teniamo così, prendiamo il secondo colore e lo facciamo passare dentro. Fatto passare il colore dentro, il filo, questo qua dell'arancione, lo andiamo a tirare ed è bloccato. Vedete, la maglia non si disfa, praticamente è bloccata. Quindi prendiamo sia l'arancione, che in questo caso la codina dell'azzurro, ok, di questo verdino, ce le portiamo dietro e andiamo subito nella maglia successiva a fare 4 maglie basse. Quindi una qua, poi c'è la seconda, facciamo la terza e la quarta. Quindi di nuovo adesso dobbiamo ritornare con l'arancione, allarghiamo un po', vedete, la maglia che abbiamo appena fatto, prendiamo di nuovo la costina, questa qua davanti in orizzontale e quella più a sinistra in verticale. Quindi lasciamo anche l'azzurro e ci riprendiamo l'arancione e lo facciamo passare dentro. Quindi l'azzurro, vedete, io lo tiro ed è bloccato, non si disfa. Quindi l'azzurro lo lasciamo qua perché comunque poi ci serve per lavorare gli altri giri. Quindi l'azzurro lo lasciamo qua e andiamo solo avanti, ok,
ok? Anche la codina la lascio qua perché poi tanto me la vado a chiudere dopo quando finisco tutto. Quindi vado avanti a rifare 13 maglie basse con l'arancione, cioè quindi arrivo alla fine. Quindi sono 3. Quindi adesso di nuovo, adesso sta lavorazione delle 4 maglie basse del secondo colore, ok? In questo caso appunto a me è questo verdino, lo dobbiamo andare a fare fino al giro 15. Nel giro 7, di nuovo fatto la catenella, ho girato il lavoro, iniziamo con le 13 maglie basse, quindi arriviamo praticamente di nuovo fino al cambio del colore. Vi faccio fare questa chiusura, questo cambio colore così, perché ho notato che rimane più definito, rimane più bello e mi piace di più. Mentre invece il cambio colore che vi facevo fare di solito, comunque che si fa di solito, che si fa appunto una mezza maglia così e poi si va a chiudere con il secondo colore. Non so, la vedo, cioè mi rimane un po' più confusionaria, non mi piaceva molto come restava il lavoro. Invece con questo metodo, che poi per carità, se voi con questo metodo che sto facendo non vi trovate, lo potete fare comunque con il metodo che conoscete, cioè nessun problema. Io appunto vi sto facendo anzi anche conoscere un metodo in più che potete comunque usare anche sto metodo se volete. Quindi chiudo tutta la maglia, ok? L'ultima maglia, allargo un po', prendo le 2 costine, ok? Vi rifaccio vedere bene. Quindi la costina, questa qua orizzontale della maglia, e la costina della V in verticale, quella più a sinistra. Ok, quindi lascio l'arancione e mi vado a prendere l'azzurro. Quindi l'azzurro, vedete, lo porto semplicemente così davanti all'uncinetto e lo vado ad agganciare dentro le maglie arancioni. Quindi la maglia, il filo arancione lo posso tirare in modo che la chiudo. L'arancione è sempre da portare dietro perché poi dobbiamo andare a lavorare quest'altra parte, ok? Quindi portiamocelo dietro. E con il verdino andiamo a fare di nuovo 4 maglie basse. Quindi entriamo subito qua dove già avevamo fatto la prima e facciamo 1, 2, 3 e 4. Ok, quindi di nuovo allarghiamo il lavoro, costina orizzontale, costina verticale più a sinistra, l'azzurro lo lasciamo, prendiamo l'arancione, facciamo passare dentro le costine, ok, e tiriamo il filo verdino e quindi andiamo a lavorare le 13 maglie che ci restano per finire il giro. Una cosa, il colore con cui fate il segno, in questo caso non ve l'ho detto subito, però magari se riuscite adesso dovreste dividervelo un pochino, perché vi servirà adesso, vabbè, un bel pezzo appunto per andare avanti e fare la parte dritta. Poi per fare le 2 arcate vi conviene dividere un po', fare un gomitolino per una parte e un altro gomitolino per l'altra, perché ho visto facendo già l'altra parte che se lo faccio tutto con lo stesso filo che me lo porto avanti, lo devo passare troppo da una parte all'altra e quindi rimane brutto, non mi piace, cioè viene troppo passato tra le maglie. Ok, quindi almeno io preferisco farmi 2 gomitoli a parte, 2 gomitolini a parte, in modo che appunto mi vada ad attaccare poi dopo quando dovrò andare a iniziare a fare le arcate, mi vado ad attaccare con un gomitolo da una parte, con l'altro gomitolo dall'altra e sempre con anche questo terzo, cioè praticamente con l'azzurro dovremo farne 3 fili, ok? Cioè con il colore con cui iniziate, 3 gomitoli dovremmo poi andare a lavorarci. Ok, quindi vedete voi un attimino se riuscite, se no appunto come ho detto già prima, qua vi ho fatto vedere un nuovo metodo, anche qua vi sto facendo fare un altro nuovo metodo, però se non vi trovate bene ritornate a fare i metodi che usate, come anche qua potete benissimo fare
che una volta che si arriva qua, per carità, poi si inizia al fondo dell'arcata, quindi il filo ce l'avremmo in mezzo, lo dovreste spostare un po', però si può fare, cioè vedete voi appunto un po' come volete, come siete più comode. Adesso poi io vi farò vedere, comunque io me lo vado già a dividere, due gomitolini da una parte e dall'altra, più il terzo che è già attaccato. Ok, quindi adesso andiamo avanti così fino al giro 15, quindi facciamo le nostre maglie appunto per fare il pezzo dritto del segno. Poi dopo vi farò vedere bene come fare il resto. Ho fatto i miei 15 giri, ok, cioè sono arrivata al 15° giro, ok, della lavorazione, quindi si può fare anche in fretta a contare perché qua quelli arancioni sono 5 e poi si va 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Nel giro 16, sempre una catenella, giriamo il lavoro. Adesso andiamo con l'arancione a fare 7 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, quindi di nuovo cambiamo il colore, mettiamo quello azzurro. Quindi in questo caso mi attacco, cioè non vado, vedete, in questo caso io sono qua con questo azzurrino verdino. Io da qua dovrei andare qui ad agganciarmi e la cosa non mi piaceva perché se qui già è la parte dietro, perché abbiamo già la codina dell'inizio lavoro, cioè quindi la prendo come il dietro del lavoro, questa qua la voglio fare come il davanti, quindi già avere il filo che mi si porta fino a qua già non mi piaceva. E quindi è per quello che vi dico, utilizziamo, cioè ci attacchiamo con altri fili, non andiamo a prendere questo. Quindi prendo l'altro mio filo e mi vado ad agganciare. Quindi tiro pure l'arancione che lo chiudo. L'arancione lo dobbiamo però portare dietro, ce lo dobbiamo portare. Quindi adesso di nuovo con il verdino portiamoci anche la codina così la blocchiamo un po'. Andiamo a fare 2 maglie, ok? Solo di questo colore. Quindi di nuovo allargo, prendo le mie costine, vado ad agganciarmi con l'arancione. Ok, quindi ok, il verdino lo posso anche, vedete, chiudere la maglia. E adesso lavoro le 4 maglie con l'arancione, 1, 2, 3 e 4. Qui vedete ho lasciato tutto, non mi sono portata dietro niente, né la codina di inizio lavoro e neanche il filo con cui mi sono agganciata, ho lasciato tutto qua perché questo appunto mi servirà per andare a lavorare questa parte e l'altro adesso che poi ci attaccheremo di qua lavorerò quest'altra parte. Con quello centrale appunto continuerò a fare il pezzo centrale. Quindi siamo di nuovo qua, quindi riprendiamo le nostre 2 costine, ci agganciamo di nuovo con il secondo colore, tiriamo l'arancione lo portiamo dietro, mi raccomando ricordiamoci, e lavoriamo di nuovo le 4 maglie basse con l'azzurrino. Ok, quindi di nuovo lascio l'azzurrino, vado a prendermi l'arancione, quindi di nuovo vado a lavorare a specchio, quindi adesso vado a fare le 4 maglie con l'arancione, quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi allargo di nuovo, prendo le 2 maglie, ok, dell'arancione e mi vado ad attaccare con l'altro filo. Quindi avremo fili un po' incasinati per qualche giro, ve lo dico già, però poi vedrete che il lavoro sarà cioè, più carino e anche molto, molto meglio, anziché portarsi
avete visto l'azzurro da una parte all'altra, ok? Quindi agganciamo di nuovo appunto questo azzurrino, tiriamo l'arancione e andiamo a fare, ci prendiamo anche l'arancione, sempre qua arancione e codina dell'azzurrino, e facciamo le 2 maglie basse come le abbiamo fatte di qua. Quindi riprendiamo, ok, riprendiamo l'arancione, l'azzurrino, anche questo qua lasciamo tutto qua, non ci portiamo più niente dietro, quindi lasciamo tutto qua e ci finiamo le maglie, che sono 7 le maglie con l'arancione, 2 e 7. Ok, quindi prima di continuare, se volete un consiglio, sistemiamoci un attimo qua dietro, perché appunto adesso inizia il vero garbuglio del lavoro. Quindi se appunto volete avere un attimino di ordine, sistematevi un attimo con i gomitoli se riuscite, se no andiamo avanti così, ci ritiriamo un po' da dove capita, poi tanto sono solo qualche giro, quindi non è molto, e poi dopo sistemiamo tutto alla fine. Vedete voi comunque come volete fare. Adesso per il giro 17 andiamo a fare una catenella, ci giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 6 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi di nuovo cambiamo il colore, ok, e prendiamo, mi raccomando da non prendere la codina, ma prendiamo il filo attaccato lungo, facciamo attenzione, e quindi ci agganciamo con l'azzurrino. Ok, adesso andiamo a lavorare 3 maglie con l'azzurrino. Qua facciamo attenzione perché questa ce n'è una maglia arancione, ok, quindi dobbiamo andarla a lavorare. Quindi 1, 2 e 3. Quindi di nuovo lasciamo l'azzurrino, prendiamo l'arancione, ok, e andiamo a fare di nuovo le 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Adesso ci lavoriamo le 4 maglie centrali che già abbiamo fatto, quindi del corpo, ok, l'arancione lo tiriamo e ce lo portiamo dietro. Di nuovo qua le 4 maglie azzurrine, 1, 2, 3 e 4. Quindi di nuovo lasciamo l'azzurro e andiamo a prendere l'arancione. Ok, l'azzurrino lo lasciamo pure qua e andiamo a lavorare le nostre 4 di nuovo maglie basse come abbiamo lavorato prima. Quindi adesso qui abbiamo l'altro nostro filo, adesso poi mi sistemo anche io un po' i fili, se no non riesco più a capire niente. Quindi lasciamo l'arancione, prendiamo l'azzurrino, quindi questo qua, ok, e ce lo agganciamo. L'arancione come sempre lo portiamo dietro e qua facciamo le 3 maglie con l'azzurro, quindi 1, 2 e 3. Quindi ricambiamo di nuovo il colore, ok, l'azzurro lo lasciamo qua e finiamo il giro con le 6 maglie basse. Per il giro 18 andiamo a fare sempre una catenella, giriamo il lavoro e adesso con l'arancione andiamo a lavorare 5 maglie basse, 3, 4 e 5. Quindi cambiamo il colore, qua l'azzurro, l'arancione lo vado a tirare e con adesso l'azzurrino andiamo a fare 3 maglie basse. Ricordiamoci sempre che una
è già questa qua arancione, che non abbiamo lavorato, quindi prendiamo la prima proprio qua, quindi 1, 2 e 3. Quindi rifacciamo il cambio colore, l'azzurro lo possiamo anche lasciare qui. Ci lavoriamo adesso 5 maglie con l'arancione fino ad arrivare al centro. 4 e 5. Qui di nuovo al centro ci facciamo le nostre 4 maglie. Ok, quindi arancione servito, 1, 2, 3 e 4. Cambiamo di nuovo il colore. Di nuovo qui andiamo a lavorare 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e una ne ho 5. Quindi cambiamo il colore. Ok, e di nuovo 3 maglie basse. Quindi 1, 2 e 3 sulla che la facciamo sulla maglia arancione. Quindi cambiamo di nuovo e finiamo il giro con l'arancione a fare le nostre 5 maglie basse. Per il giro 19 di nuovo una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo con l'arancione facciamo 5 maglie basse, 4 e 5. Quindi cambiamo il colore, con l'azzurrino ci facciamo 2 maglie basse, quindi la prima è subito questa e la seconda. Quindi allarghiamo di nuovo, cambiamo il colore. Ok, l'azzurro lo possiamo anche lasciare qui. Prendiamo l'arancione, con l'arancione di nuovo arriviamo fino al centro, quindi ne lavoriamo 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Di nuovo qui cambiamo il colore, l'arancione, e ci facciamo di nuovo le nostre 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4. Riprendiamo l'arancione, l'azzurro lo lasciamo qua e di nuovo qua lavoriamo le 6 maglie. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cambiamo di nuovo il colore e lavoriamo di nuovo le 2 maglie basse con l'azzurro. 1 e 2. Finiamo il giro con l'arancione, quindi l'azzurro lo possiamo anche lasciare, e ci facciamo le nostre 5 maglie basse. Quindi per il giro 20, quindi una catenella, giriamo il lavoro e facciamo di nuovo 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. Cambiamo il colore. Ok, di nuovo 2 maglie basse con l'azzurrino, quindi facciamo un po' come il giro precedente. 1 e 2, quindi riprendiamo l'arancione. Non so voi, ma io ci ho rinunciato a sistemare i fili, come vengono vengono, mi tiro quello che mi serve e poi farò tutto dopo. Quindi vedete voi cosa volete fare. Quindi abbiamo fatto appunto le 2 maglie azzurrine. Adesso con l'arancione andiamo a lavorare 5 maglie. 1, 2, 3, 4 e 5. Cambiamo il colore, quindi prendiamo questo qua centrale. Ok, e a sto giro anziché 4 dobbiamo andare a lavorare 6 maglie basse, quindi ne facciamo una sulla destra e una sulla sinistra in più delle 4 che già ci sono. Prendiamo subito la prima, che è quella arancione, non ce la dimentichiamo, quindi una, 2, 3, 4, 5 e ne facciamo un'altra, 6. Ci allarghiamo un pochino. Quindi cambiamo il colore. Okay. Quindi lavoriamo di nuovo le 5 maglie arancioni. 1, 2, 3, 4 e 5. Ricambiamo il colore. Ok, di nuovo 2 maglie
con l'azzurro, 1 e 2, di nuovo cambio colore e finiamo il giro con le 5 maglie arancioni. Adesso il giro 21 è uguale al giro 20 che abbiamo appena fatto, quindi di nuovo una catenella, giriamo il lavoro, con l'arancione sono 5 maglie basse, con l'azzurro di nuovo andiamo a farne 2, di nuovo facciamo 5 maglie con l'arancione, di nuovo facciamo nella parte centrale, facciamo di nuovo 6 maglie azzurre, con l'arancione facciamo di nuovo 5 maglie basse, con l'azzurro di nuovo 2 maglie basse, ricambiamo il colore per l'ultima volta, ok, e finiamo il giro con le 5 maglie basse. Per il giro 22 di nuovo facciamo una catenella, giriamo il lavoro, adesso ci iniziamo a togliere un filo, così lavoriamo anche un pelino più comode. Sempre con l'arancione andiamo a fare le 5 maglie basse, ok, adesso cambiamo il colore, l'azzurrino, andiamo a lavorare 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e 4, quindi ricambiamo il colore. Adesso l'azzurrino ce lo portiamo dietro, perché con l'arancione adesso, vedete che l'azzurro ce l'ho dietro, lo vado a lavorare, con l'arancione adesso lavoriamo solo 2 maglie basse, quindi 1 e 2, e ricambiamo il colore con questo azzurro che ci siamo portate dietro, quindi non andiamo più a prendere l'azzurro della parte centrale. Ok, allora agganciamo questo, l'arancione lo possiamo tirare e l'azzurro, questo qua della parte centrale, lo possiamo anche tagliare, ok, lasciatelo un pochino lungo in modo che poi si possa andare a chiudere bene. Quindi un filo ce lo siamo tolti. Adesso con questo azzurro andiamo a lavorare 3 maglie basse, quindi ci portiamo sempre dietro l'arancione anche, 1, 2 e 3. Adesso cambiamo di nuovo colore con l'arancione, ci portiamo dietro questo azzurrino e adesso con l'arancione andiamo a lavorare 2 maglie basse, 1 e 2, di nuovo cambiamo il colore, di nuovo con questo azzurrino ne lavoriamo 3, quindi 1, 2 e 3, cambiamo di nuovo il colore, prendiamo l'arancione, adesso questo azzurrino lo lasciamo anche qua, con l'arancione andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi ricambiamo il colore e andiamo a prendere questo, ok, quindi ci agganciamo con questo qua che ce lo portiamo un po' qui, ma adesso lo andiamo a nascondere, quindi non vi preoccupate. Quindi con adesso questo azzurrino dobbiamo andare a lavorare le 4 maglie basse, quindi 2 sono queste qua arancioni e lo prendiamo proprio da sotto in modo che il filo azzurro ci rimane sopra e lo andiamo un po' a nascondere. Quindi vedete 1, 2 e non si vede più niente, e poi si prende la maglia normale qua, 3 e 4, vedete, e rimane bellina, un po' tutto bello nascosto. Quindi cambiamo di nuovo il colore con l'arancione e ci finiamo il giro, ok, l'azzurro lo togliamo, con 5 maglie basse. Nel giro 23 facciamo una catenella,
giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Okay. Cambiamo il colore, quindi prendiamo l'azzurro. Adesso l'altro azzurro lo possiamo anche staccare, perché comunque come azzurro andiamo a lavorarne solo con uno. Siamo ai giri finali, quindi non ce ne servono più 2, 3, 4, quanti ve ne ho fatti attaccare. Quindi questo azzurro della parte centrale, ok, che vi esce qua, questo lo si può anche andare a staccare. Quindi con l'azzurro, adesso ci portiamo sempre dietro l'arancione, allora con questo azzurro andiamo a lavorare 7 maglie basse. Adesso cambiamo di nuovo il colore con l'arancione, ci portiamo, quindi adesso l'azzurro ce lo portiamo anche dietro, come abbiamo fatto sempre con l'arancione. Quindi con l'arancione andiamo a lavorare 4 maglie basse. Quindi cambiamo di nuovo, prendiamo l'azzurro e andiamo di nuovo a lavorare le 7 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi cambiamo di nuovo il colore. L'azzurro lo lasciamo pure qua che abbiamo finito e quindi andiamo a chiudere il giro con le 6 maglie basse. Adesso per il giro 24 andiamo a fare di nuovo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a fare 7 maglie basse. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso cambiamo colore. Okay, prendiamo l'azzurro e andiamo a lavorare 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo prendiamo l'arancione, ok, l'azzurro sempre, portiamocelo dietro, con l'arancione andiamo a lavorare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi di nuovo con l'azzurro, ok, lavoriamo le 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5 e finiamo il giro, ok, con l'arancione. Adesso per il 25esimo giro, che è l'ultimo con l'azzurro, andiamo a fare sempre una catenella, ci giriamo il lavoro e con l'arancione andiamo a lavorare 8 maglie basse. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi cambiamo il colore con l'azzurro. Ok, con l'azzurro adesso andiamo a lavorare solo 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Ricambiamo il colore con l'arancione e l'azzurro però ce lo dobbiamo portare dietro, ancora per l'ultima volta. Adesso con l'arancione di nuovo andiamo a fare 8 maglie basse. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Okay. L'ultimo, cambio colore. Ok, l'arancione me lo porto dietro e vado a lavorare le ultime 3 maglie basse con l'azzurro. Quindi cambio di nuovo il colore, quindi l'azzurro lo possiamo staccare, così abbiamo finito e lavoriamo tranquillamente di nuovo solo con un filo. E quindi lavoriamo di nuovo per finire il giro le nostre 8 maglie basse. Ok, e abbiamo fatto praticamente il disegno, ok, dell'ariete. Adesso ci restano solo da fare i 5 giri di maglia bassa come abbiamo fatto qui all'inizio. Siccome appunto avevo detto all'inizio, sia all'inizio che alla fine ci sono i 5 giri di maglia bassa. Quindi adesso solo con l'arancione appunto si vanno a fare i 5 giri di maglia bassa. Ho finito i miei 5 giri, ok, con l'arancione delle maglie basse. Adesso questa qua, praticamente dove abbiamo finito il quinto giro, questa è la parte del dritto. Quindi questi 2 fili che ci ritroviamo, facciamo semplicemente
li mettiamo appunto con l'ago e li passiamo nella parte dietro. Qua dietro poi ce l'andiamo a fermare. Mi sono sistemata tutti i fili, vedete, in modo che almeno lavoriamo sul pulito. Adesso andiamo a fare appunto tutto il giro del contorno della presina. Quindi qua, come sempre, andiamo a prendere le maglie, quelle che già vi ho detto già varie volte, ve l'ho fatto vedere, però qua dove subito abbiamo fatto l'ultima maglia bassa, entriamo qui e ne facciamo una. L'altra andiamo a prendere dove c'è già la maglia, il giro del dritto, ok, l'ultima maglia bassa, andiamo a prendere una costina davanti e la costina che c'è lì dietro e andiamo a fare una maglia bassa. Poi qui dove c'è la maglia, il giro del rovescio, che ci sono le due maglie del rovescio, andiamo a metterci in mezzo a questo buchino e facciamo un'altra maglia bassa. Quindi di nuovo la parte dritta e la parte del rovescio. Nella parte dritta andiamo a prendere le due costine e nella parte del rovescio ci andiamo a mettere nel buchino che si è formato tra le due maglie. Ok, quindi facciamo tutto il giro così della presina. In totale le maglie, allora se seguite queste qua, quelle che vi dico io da fare, in totale sono 120. Arrivando poi qui alla fine con la maglia invisibile della chiusura diventano 121. Ok, quindi se le fate come vi dico io, se non mettete, cioè se non le volete prendere come dico io, le volete prendere più larghe, più strette, come volete, contatele però in modo che sia da una parte della presina che l'altra seconda parte della presina abbiate lo stesso numero di maglie, in modo che appunto quando poi andate ad unirle si combaciano, che non ce n'è da una parte di più e dall'altra di meno. Quindi appunto fatevi tutto il giro, qua come al solito agli angoli si fanno 2 maglie basse, ok, su quelle che faccio io, voi se ne volete fare 3 fatene 3, cioè per carità. Quindi vi fate appunto tutto il giro, ritornate con il giro di nuovo qua, finite qua. Ok, quindi andiamo avanti così con il giro e poi per il dietro della presina, allora se voi volete farla di nuovo con il disegno, praticamente riseguite, rimettete da capo il video e vi riguardate di nuovo il disegno per fare anche la parte dietro. Se no, come ho fatto io, si fa praticamente tutto liscio, cioè praticamente sono giri di andata e ritorno a maglia bassa. Sono sempre 30 maglie basse, quindi si inizia con 31 maglie basse, ma una catenella ci serve per girare il lavoro e si lavorano 30 maglie basse per 30 giri. Ok? Quindi vedete voi e poi sempre alla fine si fa tutto il giro, vedete, della rifinitura. Quindi vedete voi se volete appunto farla così tutta liscia senza niente oppure farla di nuovo con il disegno. Quindi fatevi appunto, finite qua il giro del contorno, vi fate il dietro e poi vi faccio vedere come unirle. Ho finito di fare tutto il mio giro della presina, del contorno, e poi ho fatto il retro, come dicevo, liscio, normalissimo. Io l'ho fatto così. Se voi lo volete fare anche qua con il disegno, appunto, fatelo pure. Poi le ho messe insieme e ho messo i marcapunti per tenerle ferme, in modo che almeno non si muovono. Qua in mezzo è praticamente il segno dove andrò a fare il cappietto, ok? Quindi prendetevi un attimo le misure in base a voi, a quante chiusure, maglie avete fatto di chiusura, fatevi più o meno il calcolo. Ok, io qua mi sembra sono 15 e 15, perché queste comunque la parte sopra e sotto sono 30, quindi sono 15 e 15, però questa era nella 16ª perché c'erano gli aumenti, ok? Quindi
io ho fatto appunto comunque 15 da una parte e 15 dall'altra e in mezzo questa sarebbe stata la 16ª maglia ed è proprio al centro, quindi mi va bene così. Voi se volete lo potete fare anche qui verso l'angolo, vedete voi, cioè come più vi piace. Ok, quindi io adesso la chiusura la andrò a fare sempre con questo azzurrino, quindi iniziamo subito dal cappietto, quindi metto ok, l'uncinetto qua, togliamo pure il marker, ok, aggancio il filo e vado a fare 15 catenelle. Finite le 15 catenelle, rientro qua dove ho iniziato e faccio una maglia bassissima, così aggancio il filo e chiudo tutto. Adesso facciamo direttamente che iniziare con il punto gambero, quindi ci facciamo tutto il nostro giro, ok? Quindi poi dopo che arriviamo qua, dentro al cappietto andiamo a fare le 20 maglie basse e quindi poi possiamo anche chiudere e staccare il filo. Quindi siccome il punto gambero già ve l'ho fatto vedere, appunto non sto neanche lì a farvi rivedere di nuovo la lavorazione. Comunque è una catenella e poi si entra, si prende tutta la maglia della prima presina, tutta la maglia della seconda parte della presina, si tira fuori il filo e si fa passare l'uncinetto. Quindi di nuovo tutta la parte si gira e si fa passare. Ed ecco qui la presina finita. Finito appunto tutto il mio bordino, appunto gambero, che vedete comunque è molto semplice ma è sempre bello da vedere, molto d'effetto. E appunto il mio cappietto, ho fermato già pure tutti i fili e anche fatta, vedete così a contrasto, e anche caruccia, cioè dà un bel risultato finale. Io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su. Noi ci vediamo al prossimo segno. Ciao!